Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un re che aveva 3 figli. 2 di loro erano intelligenti e saggi, mentre il terzo figlio parlava poco ed era semplice. Venne chiamato il Semplice. Con il passare del tempo, il re, diventato vecchio e debole, cominciò a pensare a chi avrebbe dovuto prendere in mano il regno dopo la sua morte. Disse ai suoi figli: «Andate a cercare il tappeto più bello. Colui che lo porterà a me sarà il prossimo re dopo la mia morte». Per evitare discussioni, li portò fuori dal castello, soffiò 3 piume in aria e disse: «Dovete seguire la direzione in cui volano le piume». Una piuma volò verso est, un'altra verso ovest e l'ultima salì dritta verso l'alto per poi cadere a terra. I 2 fratelli maggiori andarono a destra e a sinistra, ridendo del Semplice, che doveva rimanere dove era caduta la terza piuma. Si sedette e si sentì triste, ma poi notò una botola nelle vicinanze. La aprì, trovò delle scale e scese. Arrivò a un'altra porta e bussò. Dentro sentì qualcuno cantare: «Piccola fanciulla verde, saltellando qua e là. Salta alla porta, è veloce e guarda chi c'è». La porta si aprì e vide una grande rospo grasso seduto lì con un gruppo di piccoli rospi attorno a lei. La rospo gli chiese cosa desiderasse. Lui rispose: «Vorrei il tappeto più bello e prezioso del mondo». La rospo allora chiamò un giovane rospo e disse: «Piccola fanciulla verde, saltellando qua e là, salta veloce e portami la grande scatola qui». Il giovane rospo portò la scatola e la rospo grasso la aprì. Le diede a Semplice un tappeto così bello e fine che nessuno sulla superficie avrebbe potuto realizzarne uno simile. Semplice la ringraziò e tornò su. Nel frattempo, i suoi 2 fratelli pensavano che fosse così sciocco da non trovare nulla. «Perché dovremmo impegnarci a cercare?» dissero, e presero dei fazzoletti grezzi dalle prime contadine che incontrarono, riportandoli al re. Semplice tornò con il suo bellissimo tappeto e, quando il re lo vide, rimase stupito. «Se la giustizia è rispettata, il regno appartiene al più giovane», disse. Ma i 2 fratelli maggiori non si diedero per vinti. Insistettero che Semplice, che sembrava privo di buon senso, non dovesse essere re e supplicarono il padre di stabilire una nuova regola. Il re allora disse: «Chi mi porterà l'anello più bello erediterà il regno». Li portò fuori e soffiò di nuovo 3 piume in aria. Come prima, le piume dei 2 fratelli maggiori volarono verso est e ovest, mentre quella di Semplice andò dritta verso l'alto e atterrò vicino a una porta nel terreno. Tornò dalla rospo grasso e le disse che voleva l'anello più bello. Lei immediatamente chiamò la sua grande scatola e gli diede un anello che brillava di gioielli, così bello che nessun orafo sulla terra avrebbe potuto realizzarlo. I 2 fratelli risero di Semplice per cercare un anello d'oro. Non si presero nemmeno la briga di cercare e presero invece un vecchio anello arrugginito da una carrozza, portandolo al re. Ma quando Semplice mostrò il suo anello d'oro, il re disse di nuovo: «Il regno appartiene a lui». I 2 fratelli continuarono a infastidire il re finché non acconsentì a una terza sfida. Chi portava a casa la donna più bella sarebbe diventato re. Il re soffiò di nuovo le piume in aria e volarono come prima. Senza esitare, Semplice tornò dalla rospo grasso e disse: «Ho bisogno di portare a casa la donna più bella». «Oh», rispose la rospo, «la donna più bella non è qui in questo momento. Ma tu la avrai comunque». Gli diede una rapa gialla cava all'interno, con 6 topi attaccati ad essa. Semplice sospirò: «Cosa dovrei farne?»
La rospo disse: «Basta mettere uno dei miei piccoli rospi dentro». Scelse un piccolo rospo a caso e lo posò nella carrozza gialla. Appena si sedette, si trasformò in una fanciulla di straordinaria bellezza. La rapa si trasformò in una carrozza e i 6 topi divennero cavalli. La baciò e partì rapidamente verso il re. I suoi fratelli arrivarono più tardi, senza aver fatto alcuno sforzo per trovare donne belle. Presero semplicemente le prime contadine che trovarono. Quando il re le vide, dichiarò: «Dopo la mia morte, il regno appartiene al mio figlio più giovane». Ma i 2 fratelli non si fermarono lì. Gridarono che non potevano accettare semplice come re e chiesero che vincesse colui la cui moglie poteva saltare attraverso un anello appeso al centro della sala. Pensarono: «Le contadine possono farlo facilmente. Sono forti, ma la delicata fanciulla sicuramente fallirà». Il vecchio re acconsentì. Le 2 contadine saltarono attraverso l'anello, ma erano così pesanti che caddero e si romperono braccia e gambe. Poi la bella fanciulla che semplice aveva portato saltò attraverso l'anello con la grazia di un cervo, e ogni discussione dovette finire. Così semplice ricevette la corona e governò saggiamente per a lungo. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.